Siamo affacciati sul Golfo di Napoli, con la sabbia nera sotto i piedi e il Vesuvio alle nostre spalle. Torre del Greco è celebre in Italia e all'estero, oltre che per l'arte della lavorazione del corallo e dei cammei, anche per la sua vocazione alla navigazione da diporto con i numerosi marittimi che varcano i mari di mezzo mondo. Numerosi anche pescatori e ristoratori che si tramandano da generazioni le attività di famiglia. Allora, siamo qui con il proprietario del San Pietro Bistrò, Mariano Panariello. Sono Mariano Panariello e sono il proprietario appunto del San Pietro Bistro del Mare. Gestisco con mio fratello che condividiamo la passione e questo fantastico lavoro. Gestiamo questi due locali che sono San Pietro Bistro del Mare e Taverne Mare. Mariano, lei proviene da una tradizione di ristoratori o pescatori? Noi proveniamo da una famiglia di ristoratori buongustai, tra l'altro, e come proprio appunto prima dicevo, gestiamo questi due locali che si affacciano direttamente sul mare, al centro del Golfo di Napoli, dove oltre ad avere una posizione strategica da un punto di vista panoramico, perché si riesce a vedere tutto il Golfo di Napoli da Punta Campanella a Campomiseno, ma ha anche un'ottima posizione strategica logisticamente, perché siamo un po' al centro e quindi abbiamo facilità di approvvigionare il pesce un po' da tutti i punti del Golfo. Le possiamo chiedere qual è stato il primo ricordo legato alla cucina? Il primo ricordo legato alla cucina è stata una frittura, un piatto di frittura di pesce che solitamente mangiavo a casa della nonna, ed è un primo ricordo perché con la frittura di pesce, diciamo, venivamo svezzati e prendevamo confidenza proprio con il pescato. Ho dei splendidi ricordi, ma ricordi anche, se vogliamo, di gusto, dove oggi, anche quando si sente l'odore oppure assaggiamo una frittura di pesce in genere, rievoca sempre i ricordi del pranzo o la cena a casa della nonna. E diciamo, qual era questa ricetta che come veniva? Diciamo, non è una vera e propria ricetta perché non è codificata e non ha degli ingredienti precisi, ma l'ingrediente è il pescato. In quel caso mi ricordo era la mazzamma, in pratica la mazzamma è rappresentata da pesci piccoli, di piccola pezzatura, che i pescatori scartavano dalla vendita per poi mangiarli loro. E poi ovviamente col passare degli anni, proprio per il sapore intenso di mare che questa mazzamma dava al piatto, è stato comunque adottato anche gastronomicamente, anche nei ristoranti e nelle case più comuni. Questa mazzamma è stata rivisitata in questo ristorante oppure è un piatto che ti porti Allora, dentro? la mazzamma è un piatto difficilmente rivisitabile perché è un piatto molto semplice, dove il segreto è una sana e buona frittura, quindi cuocerlo bene in un ottimo olio, con un'ottima temperatura, e scegliere bene ovviamente il pescatore da cui acquistare questa mazzamma, che è rappresentata magari da piccole alici, è rappresentata da piccole triglie, è rappresentata da piccoli merluzzi, è rappresentata dalle fighe a suace, è rappresentata magari da calamari un po' maltrattati all'interno delle reti dei pescatori. Questo è quanto. Questo ricordo può essere anche risuscitato poi nei suoi piatti, insomma, che propone la sua Certamente, clientela. perché noi diamo al fritto di mare ampio spazio come idea gastronomica e come idea di piatto. Abbiamo sempre una frittura all'interno dei nostri menù e cerchiamo di eseguirla in maniera perfetta, perché pensiamo insieme al nostro chef
che scegliendo un'ottima materia prima e facendoci una frittura ben fatta è un piatto unico, un piatto dal sapore e dall'intensità di sapore di mare veramente unico. Mariano, c'è stato qualche piatto della tradizione torrese che poi ha rivisitato nel suo ristorante? Certamente, un piatto che abbiamo, diciamo, rivisitato ma anche reinventato è uno spaghetto aglio e olio con peperoncino e tofe. Abbiamo aggiunto una zuppa, un ristretto di zuppa di pesci di scoglio, pesci di rete, tra cui scorfani, lapponi, trigge. Facciamo questo ristretto, prepariamo lo spaghettino aglio, olio e peperoncino, aggiungiamo gli sconcigli o chiamate tufe nelle nostre parti e niente, il piatto è fatto ed è un piatto ricco di sapori di Torre del Greco, mi piace definirlo in questo modo. Nella sua cucina qualche ingrediente che può essere immancabile, che non può mai Gli mancare? ingredienti immancabili della nostra cucina sono i classici ingredienti mediterranei che fanno parte del nostro posto. Io credo che un ottimo olio extravergine non deve mai mancare, delle spezie mediterranee o dei profumi mediterranei, tra cui il basilico, ma anche il rosmarino, anche la salvia, sono ingredienti che non devono mai mancare, insieme al pomodoro. Mariano, per caso lei ha mai pensato di trasferire la sua cucina in altri luoghi d'Italia o anche all'estero? No, sia perché sto bene a Torre del Greco e della città che amo, e poi perché io penso che la cucina sia fortemente identitaria di un territorio. La cucina, specialmente la cucina che pratichiamo noi, è una cucina fortemente legata al territorio. Torre del Greco è una città con una vocazione gastronomica importantissima, una città dove veramente ci sono ristoranti storici, tra cui questo ristorante che era Chiarina a Mare prima di essere San Pietro Bistro del Mare, è un ristorante che esiste da prima del Novecento. Quindi io credo che il tipo di cucina che noi pratichiamo, la tipologia di cucina che noi facciamo è molto legata al prodotto territoriale, fresco tra l'altro, e ai sapori che ci legano in questa terra. Quindi il suo rapporto con Torre del Greco com'è? È un buon rapporto? Il mio rapporto con Torre del Greco, ovviamente, come ogni cittadino di qualsiasi città del mondo, è un rapporto di odio e amore, perché non si può pretendere di volere tutto dal posto in cui si nasce e si cresce, però adoro questa città, sono fortemente legato alla città di Torre del Greco e per noi è un vanto dire in giro per il mondo di essere torresi. Ok Mariano, la stagionalità dei prodotti ittici, ce ne può parlare un po'? Senz'altro, a differenza di magari di quello che si pensa generalmente, che la stagionalità esiste soltanto per prodotti ortofrutticoli, ma la stagionalità esiste anche per i prodotti ittici. Le seppie sono nello stato di forma migliore per essere cucinate e per essere mangiate. Oltre questo periodo abbiamo per esempio il periodo dei calamari, che non è un periodo estivo, è il periodo dei calamari locali, calamari quelli pescati con la lenza, che solitamente ci arrivano ancora vivi al ristorante con 1000 colori e 1000 pigmentazioni. È un periodo legato all'inverno, alle acque fredde del nostro mare. Così come si può parlare della ricciola, come si può parlare di tanti e tanti altri prodotti, anche del tonno rosso, che è presente nei nostri mari soltanto per alcuni periodi durante l'anno. Quindi la stagionalità è fondamentale per il pescato e noi siamo convinti che seguendo questa linea di stagionalità noi ristoratori riusciamo sicuramente a creare una sostenibilità che in un certo qual modo rende innanzitutto il piatto
più invitante e più performante, ma anche nel pieno rispetto della natura, nel pieno rispetto del territorio che ci circonda. Nel suo ristorante questa stagionalità è presente? Certamente, cerchiamo di associare tra l'altro a dei piatti sia la stagionalità ittica che la stagionalità ortofrutticola. Per lei che significato ha la convivialità a tavola? Per un ristoratore la convivialità al tavolo è tutto, perché la convivialità rappresenta un momento di condivisione e condividere il cibo, condividere anche un buon vino è proprio la chiave della sana ristorazione. Confrontarsi, magari un piatto può piacere di più o può piacere di meno a qualche altro commensale, quindi discuterne. Quindi per noi la convivialità è veramente un punto, uno dei punti più importanti della nostra proposta gastronomica. C'è stato per lei, secondo lei, un'innovazione della tradizione? Assolutamente sì. Mi fa piacere che parli di innovazione della tradizione e non di innovazione e basta, perché noi siamo fortemente legati alla tradizione, è dalla tradizione che poi in effetti nasce tutto, e ovviamente con la consapevolezza che la tradizione muta nel tempo e quindi si evolve, e naturalmente ovviamente c'è anche un concetto di evoluzione all'interno delle nostre strutture.